Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima parte di marzo 2023. Hmm. Abbiamo due carte, amici dello Scorpione. In questo mazzo viene chiamato l'aggiustamento, sarebbe la carta della giustizia e la carta del mago. Cari amici dello Scorpione, qualche cosa potrebbe arrivare a regolarizzazione con la carta della giustizia. Normalmente si tratta di questioni anche burocratiche o semplicemente per legge di compensazione, nel senso che la legge di compensazione dice che tanto vi è stato tolto, tanto vi verrà dato. E poi abbiamo il mago, che è un nuovo inizio, un'azione, un qualche cosa che diventa realtà. È la carta dell'alchimista. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate un link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il link al corso gratuito di tarocchi e alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi, può scrivermi all'indirizzo email che vedete qui. Allora, iniziamo con un 3 di bastoni. La regina di spade, il 5 di bastoni, un 7 di bastoni, la carta del diavolo, ragazzi, un 3 di spade e un 4 di spade. Interessante. Allora, ho come la sensazione che qui stiate portando avanti un progetto, un'idea, una relazione, in modo un po' razionale, mi verrebbe da dire, con questa regina di spade, oppure potrebbe fare riferimento a una persona che è vicino a voi, se non è la vostra persona di interesse, potrebbe per esempio essere un familiare, una madre, un parente. Vi ricordo sempre che le letture degli affetti sono affetti in generale, quindi comprendendo anche quelle delle amicizie e familiari. Però ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà, ok? Sta di fatto che comunque ci sono delle questioni ehm, che non si riescono a risolvere, ci sono come delle discussioni, come una sorta di competizione, lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi, però ho come l'idea che qui, ragazzi, con questo set di bastoni siate un po' da soli a combattere. Ho l'idea dei fratelli, non so perché, magari a qualcuno può risuonare. C'è qualche cosa, probabilmente, e potrebbe essere a livello burocratico, visto che abbiamo la giustizia, qualche cosa a livello legale, che crea questo genere di competizione. Vi dico, avete poi anche il diavolo, quindi c'è una sorta di schiavitù, una sorta di costrizione, per qualcuno si tratta di controllo. Il diavolo è sempre un'energia che un po' costringe. E poi abbiamo un 3 di spade che mm, parla di una ferita, ragazzi. Quindi è un po' come se ho la sensazione che qui qualcuno potrebbe tradire la vostra fiducia. Non è detto che sia qualcun altro, potrebbe, perché il diavolo comunque fa riferimento al proprio ego. Quindi può anche essere che qualcuno poi si risvegli da quello che sono stati i desideri egoici che hanno portato a queste lotte. Poi comunque abbiamo un 4 di spade alla fine della lettura, per cui vi dico si va verso, direi un periodo di
recupero di energie, perché comunque queste due carte tra il 5 e il 7 di bastoni siete parecchio stanchi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un fante di coppe e la carta della luna. Ho come la sensazione che ci sia un sogno in mezzo, potremmo anche chiamarla proiezione, nel senso è come se ci fosse un sogno proiettato nel futuro. Può essere che questo fante di coppe sia la vostra persona di interesse che vi ha fatto una promessa, che vi ha fatto sognare, mi verrebbe da dire. Direi che la gatta è d'accordo. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, un 2 di pentacoli e l'imperatrice, ragazzi. C'è qualche cosa qui che non rende equilibrata la situazione piuttosto che la famiglia. C'è questo 2 di pentacoli che parla sempre di cicli che si ripetono e di situazioni che sono sempre piene di alti e bassi fondamentalmente. E di nuovo abbiamo una figura femminile, quindi può far riferimento o al fatto che se voi siete madri, questi problemi potreste averli con i figli, oppure se voi siete i figli potreste averli con la madre. Andiamo avanti, vediamo il 5 di bastoni, il mago, la regina di bastoni e il 6 di bastoni. È come se aveste bisogno di recuperare un ruolo. C'è bisogno di un'azione di tipo determinato, di tipo concreto, per riuscire a passare da questo 5 di bastoni a questo 6 di bastoni, che comunque è una carta di riconoscimento, una carta di successo. È come se vi venisse dato un premio. Per qualcuno ho come l'idea che venga dato un premio, come se venga ufficializzato qualcosa. Andiamo avanti, vediamo il 7 di bastoni. Asso di pentacoli al contrario e asso di spade. Due assi, ragazzi. Qui abbiamo due volte il mago. È come se ci fosse l'idea, ma manca la sostanza. Per qualcuno si tratta proprio di una mancanza di studio in una determinata materia o approfondimento in qualche questione. Ho l'idea che manchi la partecipazione pratica, cioè nel senso è come se la controparte con la quale discutete parli ma non faccia niente fondamentalmente. Andiamo a vedere il diavolo. Due di coppe e fante di bastoni al contrario. Allora, io questo diavolo lo sento come se fosse un compromesso vincolante, costringente, ehm, che fondamentalmente giova a uno solo dei due, ragazzi. E non dico che sia l'altro, eh. Potrebbe anche essere che voi, perché comunque, ripeto, il diavolo parla di ego, e quindi per un desiderio egoico, per un vostro bisogno più che per amore, diciamo così, potrebbe essere che abbiate bisogno di un compromesso, perché vi ripeto, voi avete bisogno di questa ufficializzazione, avete bisogno di occupare un ruolo, avete bisogno di concretizzare qualche cosa. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo la regina di coppe. La temperanza, il 5 di bastoni e un 4 di pentacoli al contrario. Allora, di nuovo, 5 di bastoni, 5 di bastoni. E qui comunque abbiamo due carte che parlano di guarigione. C'è qualche cosa qua che bisogna guarire a livello di maternità, perché sia la regina di coppe che l'imperatrice fanno riferimento alla madre, quindi o la relazione che avete con la madre, o il modo di vedere vostra madre, o il modo di vedervi madri,
o padri, io adesso parlo di madri perché qui sono uscite due regine, però se voi che state guardando siete uomini, ha a che fare comunque con la genitorialità e col vostro modo di essere madri di voi stessi, perché tutti hanno un lato femminile e un lato maschile, quindi, o meglio, una polarità positiva e una polarità negativa. Comunque, c'è bisogno di ritrovare un equilibrio in questo senso e la temperanza parla proprio di quello. L'equilibrio è anche un equilibrio tra la mente e il cuore, quindi quello che vuole l'ego e quello invece di cui ha bisogno il cuore, l'anima se vogliamo. Ragazzi, se fosse una lotta tra fratelli e ci fosse qualche questione burocratica in mezzo, come vi ho detto, potrebbe essere una questione legata ad un'eredità, a un lascito. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 5 di spade e un 6 di pentacoli. Sì, guardate, ho come la sensazione che anche se comunque questo 5 di bastoni potrebbe trasformarsi in un 5 di spade, nel senso che diventano poi discussioni un po' più taglienti, però comunque è come se riuscirete a trovare la vostra zona di comfort grazie alla giustizia. Tenete presente che quando capita la giustizia si parla anche di giustizia divina. Quindi può essere che per, come vi dicevo prima, per legge di compensazione qualche cosa arrivi, perché anche il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia e quindi parla proprio di rimettere in equilibrio determinate cose, sia a livello appunto familiare, se quello fosse il vostro caso, sia a livello di relazione, perché sì, comunque finite con due carte di guarigione, due carte di equilibrio. C'è da staccarsi da... Guardate, il 4 di pentacoli normalmente è una carta di avidità, ma essendoci questo diavolo molto forte con il fante di bastoni girato al contrario, ho come la sensazione che vi siate un pochettino aggrappati a a una certa idea. Ed è un po' quello che avete bisogno, che penso che sia la promessa di cui si parlava qui. Andiamo a vedere ancora una carta, un oracolo di questi e poi andiamo a vedere le fatine. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, con i commenti, con le condivisioni. Ogni tipo di supporto per me è molto importante, quindi grazie davvero a tutti. Guardate, questa carta vi invita ehm, a fare un lavoro di introspezione, di autoconoscenza, di riequilibrio interno, ok? Vi dice di focalizzarvi su voi stessi, di imparare a conoscervi, di fare il lavoro delle zone d'ombra. Dice è tempo di guarire, ve la metto qui. E poi abbiamo questa carta che parla della spada e della rosa, quindi parla di qualche cosa che vi ricordo, anche qui ce l'avete l'asso di spade, tra l'altro. L'asso di spade è una verità che viene a galla, è qualche cosa che arriva e porta chiarezza mentale, è una rivelazione, ok? Parla anche di onori, di protezione e di potere. Quindi qui ho come la sensazione che siate comunque in una situazione di vantaggio con questo 7 di bastoni. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine, vediamo l'ultimo messaggio che hanno da darvi. Bambino interiore. Allora, questa carta è molto importante perché vi ricorda un pochettino di risvegliare il vostro bambino interiore. Il bambino interiore è quella parte di noi a cui piace giocare, a cui piace imparare giocando. Vi dice comunque di dedicarvi a quello che è appunto il divertimento, il piacere. È come se vi dicessero di svagarvi un pochettino, perché comunque quando c'è un 5 di di bastoni qua e poi avevamo anche il 5 di bastoni qui e il 5 di spade,
magari l'aria è un po' pesante, quindi è un po' un consiglio a rimanere leggeri. Wow, e poi abbiamo questa carta che parla di guarigione, ve la metto qua vicino al 4 di spade e alla carta della temperanza, e parla proprio del fatto che voi avete la capacità di guarire voi stessi. Ognuno di noi ha la capacità innata di guarirsi, no? Pensiamo a quando ci tagliamo, si forma un taglio, la pelle, il nostro corpo umano è programmato per cicatrizzarsi, no? Perché la pelle si cicatrizzi, perché la ferita si chiuda. Quello è un'autoprogrammazione alla guarigione. E come funziona sul piano fisico, funziona anche sul piano sottile, sul piano, diciamo, astratto, quindi sia per la mente che per le emozioni. Quindi è una carta che vi invita a, anche qui di nuovo, curarvi, a sanarvi, a guarirvi, perché come poi lo potete fare per voi stessi, lo potete anche insegnare agli altri. Mm? Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Io spero che vi abbia aiutato. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!